Amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Faccio questo video al volo 13:55 no 13:35 39, beh 13:40, 13:30. Gli orologi oggigiorno, che dovrebbero essere precisi, vanno come vogliono. Allora, fra poco pranzo. Come state, care amiche e cari amici? Ho titolato questo video senza accendere il computer, per non dovermi filmare con il mio vecchio Nokia Asha 302 che ho regalato a mia madre, ma lei ha restituito. Dream Man, ciao, come stai? Faccio questo breve video perché forse sarà l'ultimo della settimana. Ne ho fatti tanti, purtroppo molti sono stati visti soltanto 60-70 volte. Prima di iniziare a parlare del bi e del ba, come direbbe Nino Frassica, vi voglio ricordare che se voi mi volete aiutare, io non vi chiedo denaro, non vi chiedo soldi da mettere nella PayPal, soldi per parlarmi in Skype, soldi per parlarmi da nessuna parte. Sono raggiungibile nelle reti sociali gratuitamente, soltanto che mi raccomando, dopo questo pomeriggio o questa sera che metterò i video consigliati e le schede di riproduzione a fine video, mi raccomando, fate clic nei miei video più visti, guardateli logicamente un po' di tempo per farmi raggiungere le 4000 ore, recuperare le visuals, la monetizzazione, voglio dire, le ore di visuals, perché YouTube ci ha fatto la vita difficile. E mi raccomando, poi commentate i video, dite quello che pensate, soprattutto di quelli più visti che io vi consiglio, ma anche tutti gli altri. Se io consiglio i video meno visti, che magari sono quelli più divertenti, però poi non raggiungo con quei video la monetizzazione. Allora commentateli, dategli like se vi piacciono, eh, e poi condivideteli in modo che possano piacere anche ad altri. E mi raccomando, se li condividete via email o sms, fate in modo che anche le persone alle quali voi condividete il video li condividano. Detto questo, io ieri sera ho fatto tardi, ho fatto l'una del mattino o le 2, ho iniziato finalmente a rileggere, e ho voluto farlo dall'inizio perché ero già a metà libro, questo volume delle opere complete di Howard Philip Lovecraft, tutti i racconti. Eh, Questo della Mondadori, comunque il periodo dei racconti è suddiviso nello stesso modo anche per la Newton Compton, per esempio 1931-1936. Il povero Howard Phillips Lovecraft muore nel 37, mi sembra a marzo 37 o aprile, e non ha più scritto dal 36 perché stava male di salute. E quindi sono dei racconti incredibili. Adesso sto per leggere le montagne della pazzia, mi sembra, le montagne della follia, at the mountain of madness, cioè alle montagne della pazzia. È veramente molto bello, riprende un po' in temi di the dream quest of non Kadat, la ricerca onirica dello sconosciuto Kadat, sempre dello stesso autore naturalmente. Ecco, molti mi chiedono più video. Io per esempio ieri ho fatto un radioprogramma in Spreaker da live dopo tanto tempo. In questi giorni continuerò a fare dei radioprogramma, se possibile dal vivo, in Spreaker, perché è da molto tempo che non trasmettevo in Spreaker, ma hanno ascoltato in 5 anni 71.000 volte, che magari per Spreaker è un risultato buono, visto che di solito la gente in Spreaker non ascolta parlare ma ascolta musica. Poi io divago molto, come voi sapete, quindi la gente magari cerca un formato più informativo in Spreaker che non un talk show molto libero, molto liberal come i miei. Però voglio dire,
io ieri ho fatto un radioprogramma di Spreaker, mi sono divertito perché mi ricordo dal 2013 che faccio radioprogrammi in Spreaker e sono del tutto gratuiti perché non c'è possibilità di guadagnare. Spero che le persone sono avuto persino ho avuto persino 800 iscritti in Spreaker, però poi adesso li ho persi per mancanza di attività da parte mia e sono rimasti 500 fedelissimi. Io speravo che gli ascoltatori di Spreaker guardassero i miei video, invece così non è stato. In pochi sono passati a YouTube. Come dicevo, mi ricordo i vecchi tempi nei quali ho iniziato a trasmettere Spreaker, pensate, da questo cellulare che adesso è sfasciato perché io per farlo partire gli monto la batteria, ma siccome c'ha il, credo che sia per questo, il bottone power on off rotto, allora il mio vecchio Samsung Galaxy Young 5360, del quale ho fatto 2 o 3 video tutorial, cercate, lagga in continuazione, fa bot log, riparte, poi funziona, poi riparte, poi gli devo togliere la batteria, poi funziona di nuovo, a volte per ore. E poi il secondo problema è che c'è una memoria piccolissima perché è uscito nel 2011, mia madre me lo regalò per il compleanno del 2013, del 26 gennaio, e c'ha 185 megabyte di memoria RAM. E poi c'è il sistema operativo Gingerbread 2.3.6 attualizzato al 0.0.6, quindi sistema operativo Gingerbread 2.3.6 con memoria di meno di 200 megabyte non ti permette ormai di utilizzare molte applicazioni come Spreaker se riesce a stare tanto tempo acceso come per entrare nella Google Play, perché a volte giusto quando scarichi un'applicazione va in crash e si rinizializza. E quindi mi ricorda i vecchi tempi quando trasmettevo con questo piccolo cellulare i miei episodi in Spreaker, che si caricava la seconda applicazione, quella arancione. Ho cercato di caricarla nel mio vecchio tablet che sono riuscito a risuscitare per la seconda volta senza portarlo in assistenza tecnica, perché ormai per prendere il taxi e andare all'assistenza tecnica tanto dell'apparato Eurocase come quella stessa di garanzia stessa, o spesso più in taxi che non in quello che vale l'apparato. Però poi ho capito che quello che laggava era il sistema operativo. Allora in una micro SD di 2 gigabyte ho caricato sono riuscito a trovare il sistema operativo Android originale. Basta che io carico la scheda micro SD e si rinstalla il sistema operativo. Unico difetto da sempre di questo tablet è che c'è una durata della batteria a volte di minuti. Allora mi dicevo, mi hanno chiesto di parlare delle elezioni. Ancora si discute, si discute, si discute, si discute e si continuerà a discutere, e noi dietro a discutere, a discutere, a continuare a discutere. Mi voglio fare riprendere dalla camera che è di 2 megapixel del cellulare. Si continuerà noi a discutere, a discutere. Non mi filmo dalla parte della camera di dietro che c'ha 13 megapixel, perché altrimenti non vedo quello che sto filmando. Ma la verità è che mi sembra di essere tornati ai tempi di tutte le altre elezioni politiche precedenti e anche della prima repubblica, sempre a discutere, sempre a discutere, sempre a discutere, sempre a ridiscutere, e non si arriverà a nulla. Cari amici, oggi sto un po' rintronato, care amiche e cari amici miei, non si arriverà a nulla, perché la politica è quello che voi sapete, quello che tutti sanno, una grande schifezza. È una fiera, un mercatino delle pulci, tutti adesso a negoziare la loro posizione di potere. Toccherà prima al Movimento 5 Stelle,
perché non ha raggiunto la maggioranza, poi toccherà alla Lega perché non ha raggiunto la maggioranza, che chiamerà in ballo il polo di destra perché non ha raggiunto la maggioranza nessuno all'interno del polo di destra, poi toccherà al presidente magari fare un governo interino tecnico di 2 anni perché la legge elettorale non va. Allora dopo che ci sarà un governo tecnico come già c'è stato con Monti di 2 anni, non si sarà riusciti a fare la legge elettorale, si farà un'altra porcata come il Porcellum, e allora a questo punto passerà a avere passerà a esserci un governo eletto da loro stessi come è il caso di Letta, poi si faranno delle elezioni pasticciate, vincerà un'altra volta magari Matteo Montesi, no, né Giuseppe Simone né Matteo Montesi, eh, cosa, come si chiama, Renzi, Matteo Renzi, un altro Matteo, Matteo Renzi, e poi magari ci saranno delle elezioni, quindi la cosa andrà avanti anni se non si arma un governo. Quindi mi chiedono che è meglio, Salvini o Di Maio. Credo che sia Di Maio che si presenta, e io gli dico l'importante è che ci sia un governo stabile, perché se si cade nella trappola di nuovo dei governi tecnici non ci si salva più. D'altra parte voglio vedere che fanno, perché ci sono stati decenni di corruzione a Roma, Roma capitale, Roma ladrona, Roma mafia, mafia capitale, e poi la Raggi purtroppo o è stata raggirata o ci raggira perché non riesce a fare nulla. E quindi, come dire, io sono molto scettico. Ho fatto anche un video chiedendomi: ma viviamo in democrazia? Poi anni fa, forse nel 14, ho fatto un video: ma chi governa l'Italia? È stato l'anno, mi sembra, in cui Povia si chiedeva chi governa il mondo, soltanto che se ne usciva per la tangente Povia. Quindi vi invito a guardare i miei ultimi video, anche i miei primi video del 13, del 14, 2013, 2014. Ma a quanti di voi hanno un'età compresa fra i 20-30 anni e i 45, quindi più o meno fra la mia età, che io ho 49 anni compiuti il 26 gennaio, e molti di meno, dico che nulla è cambiato, anzi queste alternanze, perché abbiamo il governo delle alternanze, sono inspiegabili. Va bene le stesse forze politiche adesso con la variante del Movimento 5 Stelle, ma Salvini rappresenta la Lega, che sta pur sempre nel polo di destra come alleato esterno o interno. Ma ci sono stati 20 anni circa con interruzioni tecniche di governi tecnici nei quali governava Berlusconi, Prodi, Prodi, Berlusconi, e il bello è che tutti e due i governi di Berlusconi e di Prodi cadevano perché dall'interno delle proprie alleanze gli toglievano la fiducia, come il caso di Fini che gliela tolse a Berlusconi, come il caso di Bertinotti che gliela tolse a Prodi, come il caso di Mastella che gliela tolse a Prodi. Poi ci fu nel 2011 Fini che gli tolse la fiducia perché litigarono in un'assemblea pubblica, e a dargli la fiducia e a salvare il governo ci furono 3 o 4 deputati comunisti uscenti, perché il Partito Comunista perse le elezioni e quindi dovette uscire dalla politica, e anche Pidini. A cambio, si dice, di appalti, si dice, o di votare delle leggi che loro volevano votare. Quindi in Italia o è Prodi o era Prodi o era Berlusconi, e tutte e due si trascinavano i loro vecchi gabinetti tecnici di ministri, di segretari, sottosegretari, deputati, senatori, parlamentari. Insomma, non cambiava nulla. Vi ricordate nelle elezioni di Nord America all'epoca si presentò Bush Junior, Bush Walker, George Bush Walker Junior, e mi sembra che c'era uno che si inizia, uno magro, non era John Kerry, era uno magro alto con i capelli grigi,
perse, allora governò come gli corrispose George Walker Bush Jr. Poi nel caso delle elezioni della Florida, che si dice che abbiano avuto dei brogli, sfidò Al Gore per il Partito Democratico, non il politico che si era il senatore che si era presentato prima, un altro. Perse Al Gore, si dice per brogli nella Florida, non si sa, e vinse di nuovo il presidente in carica George Walker Bush Jr. Adesso, anche perché la Costituzione lo vieta 2 mandati di seguito, se non mi sbaglio, dopo si presentò un altro politico repubblicano e si presentò Barack Obama. Jim Carrey perse, quindi non si presentò uno dei politici delle interne repubblicane che sfidarono le 2 volte George Walker Bush Jr., ma si presentò un altro senatore di stato di uno stato degli Stati Uniti e perse la seconda volta che il candidato presidenziale, cioè Barack Obama, in carica, sfidò un avversario, non so se fu la prima o la seconda volta Jim Carrey, non so, però si presentarono altri senatori nelle interne, perché nel frattempo erano cambiati i senatori, cioè in 4 o 5 anni cambiano i senatori degli Stati Uniti, ci sono anche dei voti interini ai 2 anni, le loro elezioni amministrative, che sono elezioni degli Stati Uniti d'America. Allora, quando si ripresentò Barack Obama, vinse le interne del Partito Democratico un altro senatore repubblicano e perse. Adesso poi contro Donald Trump si presentarono altri senatori democratici, fra cui Hillary Clinton. Non si presentarono sempre Al Gore, Al Gore, Al Gore, Al Gore come democratico e come repubblicano sempre gli altri. In Italia invece Tiziana Cirilli, ciao, stamattina ti ho fatto una domanda: come mai hai cancellato il commento? Mi dispiace se è successo. A che ora è successo stamattina? Perché io filtro i commentari, quindi è possibile che non ho cancellato nulla, ancora devo entrare nei commentari. Però se mi hai fatto una domanda, cara amica, ti chiedo scusa se è risultata cancellata, perché io a volte sto con il tablet economico, cara Tiziana Cirilli, e purtroppo c'ha il tattile che è molto difettuoso. Come vedi, il mio tablet è questo, che funziona a 5-10 minuti di autonomia. Quindi se è stato cara Tiziana Cirilli, questa mattina da mezzanotte in poi forse ho cancellato involontariamente una tua domanda, o forse è stato ieri mattina che è successo a luna. Quindi io so che una domanda purtroppo mi è risultata cancellata, non so di chi. Se è la tua domanda ti chiedo scusa, e chiedo scusa a chiunque guardi questo video se gli risulta una domanda cancellata. Io non faccio censura, ma ho messo i commentari filtrati per 2 ragioni. Primo, perché in questo modo evito che ci sono stati pochi casi nei quali ci sono stati insulti personali, e quindi in questo modo li cancello direttamente. Non mi va di segnalare il commentario, perché poi magari gli danno una segnalazione. Tiziana Cirilli, ok, nessun problema. Secondo, perché mi è successo, cara Tiziana, che io ho trovato per casualità sotto dei miei video
del 2013, del 2014 ultimamente, quindi a distanza anche di quasi 4 o 5 anni, dei commentari fatti 2 3 4 anni fa che io non avevo potuto leggere, perché sai com'è lo scroll dei commentari: se tu non li lasci filtrati, magari ti fanno 10 commentari, tu non entri di frequente in YouTube, non leggi di frequente i commentari, oppure i commentari vanno sotto il video e il video è vecchio, quindi non lo vedi in cima il commentario, devi andare a cercarlo. E quindi io non ho forma di sapere dove stanno i commentari. Invece quando il commentario dice commentario filtrato e poi dice possibile spam, l'altra finestrella, allora che faccio? Apro la finestrella del video e do ok al commentario. Allora vado sotto il video e cerco il commentario, perché molte volte, anche se io vedo che mi hanno commentato il video e accetto il commentario non va per i primi, ma lo devo andare a cercare nella linea di tempo, e quindi apro la finestrella del video commentato, accetto il commentario. Questo è meglio che lo faccia nel computer, quindi lo farò questo pomeriggio, e poi già sono le 14, 21 minuti di video, vado a commentare. Allora Tiziana, cara amica Tiziana, scusami se ancora non ho commentato il tuo commentario. Nel caso in cui risultasse cancellato, non so, tu prova a ricomentarmelo magari sotto un altro video, oppure fammi un altro commentario magari sullo stesso tema. Dicevo, come mai da noi non c'è ricambio della casta politica? Perché l'età media dei politici nordamericani è più bassa dell'età media dei politici nostrani? Perché c'è questa partitocrazia che con gli anni sta diventando gerontocrazia? Qual è l'età media dei politici italiani, dei ministri, del presidente del consiglio dei ministri, che forse sono più vecchi del presidente della repubblica in carica? A parte Giorgio Napolitano, abbiamo un altro Giorgio Mattarella, che se non sbaglio si chiama Giorgio. È il governo dei Giorgi, è la giorgiocrazia. Poi quindi, essendo una partitocrazia con politici vecchi, senatori, deputati vecchi, funzionari, amministratori, sindaci vecchi, siamo una gerontocrazia. Non c'è lavoro, precarizzazione, lavoro nero, crisi degli alloggi, crisi degli affitti, terziarizzazione compulsiva delle aziende. Ecco, ci sarebbero di cose da parlare, ma questo forse è il mio ultimo video della settimana, perché forse non avrò tempo di fare dei video e trasmetterò su Spreaker. Quindi, cara Tiziana, se vuoi seguimi sul mio canale di Spreaker Sant'Enchan. Ieri ho fatto un live, durano 15 minuti purtroppo, perché io ho la versione gratuita, sono disoccupato. Poi vi volevo dire questo: i live che non trovate più, o le trasmissioni postcard che non trovate più in Spreaker, cercatele nel mio canale di YouTube Radio Sant'Enchan, e lì troverete tutti i miei radioprogrammi di Spreaker, perché li vo salvando, anzi direttamente quando trasmetto li vo salvando in Spreaker, così in questo modo li conservo per la posterità, perché poi, raggiunte le 10 ore di trasmissione in Spreaker, li devo cancellare. Non ho l'edizione a pagamento, neanche la basica, e quindi niente, domani, dopodomani trasmetterò in Spreaker, magari non in live, tanto non mi segue nessuno in live, devo programmare l'evento e non mi va. Io faccio spontaneamente, quando, come questo video, c'avevo tempo, c'avevo voglia, l'ho fatto. Poi mi hanno chiesto altre informazioni sulla chiusura dei canali di YouTube, sulle monetizzazioni. Devo farci un video, ma già ne ho fatti tanti
di live streaming e di programmi sulla chiusura del canale di Matteo Montesi, di Giuseppe Simone, di John Doe 74, che uno ha riscosso molto successo, un altro un po' di meno, però trasmesso come terzo o quarto, ma molti che ho fatto dopo hanno 100 200 300 600 visual. Quindi io ritengo che ormai il ciclo dei miei video sulla chiusura del canale di Matteo Montesi e degli youtubers in generale, dopo un video di più di 1300 1400 visuals, dopo un video di 900 e passa di visuals, dopo un video di 600 o 300, dopo qualcuno di 200, sia ormai volto al termine, il ciclo sia tramontato. Se continuo a fare dei video li guarderanno solo giustamente 50 volte, perché saranno tutte le persone che avranno voglia di continuare a sentirmi parlare circa il caso Matteo Montesi e la chiusura dei suoi canali, che hanno che hanno visto il primo video, che è stato di pessima edizione perché è filmato col tablet che vi ho fatto vedere prima, però siccome era un argomento fresco fresco l'ho filmato a mezzanotte in extremis, non potendo accendere questo cellulare perché non mi si accendeva, col quale vi sto trasmettendo in live. Allora ho ricorso al tablet, perché così a mezzanotte potevo dargli un formato molto leggero, visto che trasmette in HD, cioè 720 x 1280 con 2 megapixel, e non con questo cellulare che trasmette in 3,2 megapixel 640 x 480, un Nokia Asha 302, ma fa dei video pesantissimi. Quindi con questo tablet l'ho editato in meno di 10 minuti nel computer e l'ho trasmesso. Sento di aver detto quasi tutto quello che potevo dire. The Gigan is Love Live, ciao, come stai caro amico? Purtroppo sto per chiudere il live. Tu che fai di nome live, che ami i live, però vedi già sono le 14:07 e quindi spero che questo live ti possa essere interessato quando lo riguarderai. È stato probabilmente l'ultimo live della settimana, non so se ne farò altri. Mi raccomando, vi consiglio come sempre, per aiutarmi, visto che io non vi chiedo denaro né pacchi regalo come fanno i grandi youtubers e anche i piccoli. Tutto bene, grazie, nessun problema. Scrivo ma lavoro. Scusa, non ti scrivo mai ma lavoro tanto. Non ti preoccupare, The Gigan is Love Live. L'importante è avere lavoro, che se non si ha lavoro al giorno d'oggi come me ci si riduce a questo, quello che vi sto per spiegare. Io purtroppo c'ho un cellulare che non mi filma tutto, poi mi si è rotto lo schermo che funziona e non funziona di questa vecchia filmatrice del 2010, forse con tecnologia anteriore. L'ho già riparato, il flessibile dello schermo, non mi va di ripararlo un'altra volta perché ormai la camera costa, la filmatrice costa molto di meno. Se volete aiutarmi, visto che sono disoccupato e non lavoro come il nostro amico The Giganis Love Live, oggi sono fortunato ma oggi sono a casa. Bene, allora, per aiutarmi a me che non lavoro, guardate questo video. Adesso mi si sta surriscaldando il cellulare, non ne voglio abusare perché altrimenti mi dura poco, poi non ne posso comprare un altro. Poi i live con il tablet non li posso fare. Guardate i video che vi consiglio, che saranno quelli più visti. Guardate i video che metto come anteprime, che sono quelli più visti. Dategli like se vi piacciono, commentateli, mi raccomando, condividetene il link nelle reti sociali, dappertutto. Non vorrei dirvi fate spam, però vabbè. A tutti i vostri amici, parenti, conoscenti, familiari, vicini di casa, compagni di lavoro, Gigan, dopo ne approfitto di guardarlo, grazie. E poi se questo video stesso vi piace, commentatelo, dategli like, condividetelo.
Mi raccomando, seguitemi su Spreaker, che in questi giorni cercherò di fare dei nuovi episodi. C'ho solo 10 ore disponibili in Spreaker perché sono disoccupato ed è nel suo formato gratuito che vi posso accedere. Quindi ogni volta che cancello degli episodi da Spreaker, anzi ogni volta che trasmetto in Spreaker, carico in simultanea nel mio canale di YouTube Radio Sant'Enchan, di cui troverete nel mio canale di YouTube Sant'Enchan questo un link, e quindi voi potrete guardare l'episodio sia in Radio Sant'Enchan di YouTube che nella Radio Sant'Enchan di Spreaker. Quindi in questi giorni trasmetterò anche in Spreaker. Poi c'è un programma che vi darò il link per fare del rap e partecipare a delle sfide di canzoni rap. Non so come si chiama, ma tanto c'ha pochi iscritti e magari io sono arrivato primo una volta a un contest. Sì, lavoro, sono quasi sempre da solo perché sono titolare. Ah, bene, allora mi piacerebbe sapere di cosa sei titolare, ma magari me lo lasci tra i commentari. Ti auguro tanta fortuna. The Gigan is Love Live. Ti auguro tanta fortuna come titolare e lavoratore del tuo stesso imprendimento. Magari ecco la riservatezza è tutto. Pulisco le case e aiuto chi ha bisogno. Bene, così si deve fare nella vita. Bisogna aiutare chi ne ha bisogno, come io cerco di farlo con i miei video. Vi ho parlato prima del problema delle monetizzazioni, che io mi hanno tolto la monetizzazione dal 20 febbraio perché ho appena 2600 ore di views quest'anno, cioè in meno di 3 mesi circa, e che sono ancora partner di YouTube. Per riavere le monetizzazioni YouTube mi deve $76. Mi raccomando, guardate tutti i miei video, condivideteli e commentateli, fateli commentare, fateli dare like, condivideteli fra quante più persone possibili, in modo che io possa arrivare alle 4000 ore di views almeno per avere i $100. Beh, tu ci stai aiutando già, i tuoi video e live sono molto importanti. Grazie, ma sono disoccupato. Almeno se avessi $100 mi potrei pagare internet. Io non vi chiedo denaro, vi chiedo visuals, anche perché se non ottengo visuals solo mi frustra. Ho superato il 500.000 di visuals ai 5 anni e vorrei avere almeno 10.000 views ogni video. Mi raccomando, ho fatto dei video con il cuore, li ho fatti veramente ispirati. Cercate nel mio canale Sant'Enchan fa la spesa, Sant'Enchan vi parla, Sant'Enchan vi dà dei consigli, e vi saluto, ormai devo chiudere, ciao.